Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova intervista di Rankia Pro Italia. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Roberta Vasili, Southern Europe Sales Manager presso HNTF. E con cui oggi parleremo di tre assunti che avranno delle conseguenze significative per il mercato. Il tema dell'uranio, l'oro e specificamente la custodia di questo materiale e i chiamati Indian Magnificent Eight. Buongiorno Roberta, come stai? Buongiorno Teresa, grazie mille dell'introduzione e buongiorno a tutti. Grazie tante per trovare il tempo per essere qui con noi e ora cominciamo l'intervista perché abbiamo tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo parlando di energia nucleare, che è un tema al centro del dibattito globale, data la corsa all'autonomia energetica e anche il tema della decarbonizzazione. Roberta, ti hai notato qualche segno che stiamo davanti a un cambio strutturale nel global energy mix? Assolutamente Teresa, grazie mille per la domanda e direi che ci sono molti segnali che appunto indicano che stiamo andando verso quella direzione e diciamo ci sono dei segnali più evidenti appunto nel cambio strutturale del mix energetico globale, soprattutto solare ed eolico, ma parliamo del fatto che ormai queste energie superano sistematicamente quelle fossili. Ehm, Non solo in termini di potenza installata, bensì anche di investimenti sia privati che pubblici. Diciamo, io ho individuato 4 driver principali, appunto per esemplificare la transizione che ormai sembra essere irreversibile e in primis c'è la competitività economica, ovvero il fatto che in molte aree del mondo il costo dell'elettricità, solare, ed eolico, eccetera, sia già più basso del carbone e gas, anche senza sussidi. Basti pensare appunto, per tornare al tema dell'uranio, che un'unità di uranio, un pellet di uranio che è grande circa come una gomma da cancellare, equivale a 3 barili di petrolio o ad una tonnellata di carbone. Quindi questo ha grandi implicazioni anche per il trasporto, oltre che per i costi. In secondo luogo, il capitale allocato sia da parte di pubblici che privati, abbiamo visto grandi fondi pensione, fondi sovrani, banche e così via, stanno riducendo l'esposizione agli asset fossili per appunto aumentare l'esposizione alle tecnologie di decarbonizzazione. Inoltre ci sono grandi politiche industriali sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Ecco, negli Stati Uniti abbiamo tutti sentito parlare dell'Inflation Reduction Act, il Green Deal europeo, e anche dalla Cina ci sono grandi investimenti appunto a sostegno delle energie rinnovabili e infine la domanda elettrica che sta crescendo sempre di più e è nata sin dall'inizio appunto per essere soddisfatta dall'energia pulita. Dunque, direi che è un safe statement dire che le energie rinnovabili sono proprio la nuova normalità, un vero e proprio cambio di paradigma piuttosto che un cambiamento a breve termine. Grazie tante Roberta. Un altro fattore che spiega l'ascesa dell'uranio è il contesto geopolitico. Infatti l'attacco ai siti dell'Iran ha riportato l'attenzione al tema della sicurezza energetica. E come pensi che questi eventi affettino la percezione che hanno gli investitori riguardo all'uranio? In primo luogo è aumentata l'attenzione sulla sicurezza energetica e l'uranio viene visto in questo momento come quasi un asset strategico, anche come, passami un po' il safe haven, quasi come rifugio energetico. Appunto si è rafforzata la tesi che sul breve periodo ci può essere uno shock di offerta, quindi timori legati alle sanzioni e così via, ma tuttavia non si è andata ad intaccare la tesi dell'investimento sull'uranio sul lungo periodo, anzi si è rafforzata. Mhm. E penso sia pure importante notare che dopo anni insomma, in cui si è investito poco nell'uranio, ora l'offerta è molto tesa perché anche la domanda sta sempre crescendo. E quali sono le implicazioni per gli investitori? Da una parte il mercato può mostrare volatilità nel breve periodo, mentre dall'altra la prospettiva di lungo termine rimane invariata se non rafforzata. Appunto, la domanda di energia nucleare sta crescendo in tutto il mondo, date come abbiamo visto
i molti tailwinds, no? Le basse emissioni, il costo basso e così via, ma l'offerta appunto fatica a tenere il passo. Questa è una dinamica che tende a sostenere i prezzi e dare maggiore visibilità ai produttori già attivi. Per gli investitori sicuramente è uno scenario interessante perché si crea un profilo asimmetrico. Quindi se la volatilità tattica nel breve termine crea diciamo uno shock, ci sono tendenze strutturalmente favorevoli invece nel medio e lungo termine. Quindi attraverso gli ETF sicuramente è un buon modo per esporsi al settore, dato che può essere visto come un settore un po' di nicchia, i singoli stocks possono diciamo portare dei rischi idiosincratici e quindi diciamo tramite gli ETF si riducono i rischi dei singoli titoli, ma siamo sempre comunque nel settore, quindi con i potenziali benefits di esporsi anche al settore dell'uranio. Allora Roberta, hai già parlato un po' di questo tema, però magari vuoi approfondire un po', perché stavamo parlando della rigidità, dell'offerta e della domanda che ogni volta cresce di più. Questo apre una finestra di opportunità per gli investitori. Ti volevamo chiedere, nella tua opinione, quali sarebbero le forme più efficienti di avere esposizione a questo settore? Esatto, ottima domanda perché appunto il settore dell'uranio potrebbe essere non proprio il bread and butter, tra virgolette, di tutti gli investitori, sia professionali che retail. E, diciamo che l'aumento della domanda e la rigidità dell'offerta hanno aperto sicuramente una finestra di opportunità per chi guarda il settore. Ma come navigarlo? È importante sottolineare che il mercato è abbastanza concentrato con i principali players che hanno appunto un ruolo dominante e si perdono a volte le small and mid cap, soprattutto società di estrazione, di sviluppo e quelli che sono chiamati miners, che in realtà offrono un profilo di crescita molto interessante, ma allo stesso tempo volatile. Sono proprio i miners di uranio quelli che possono beneficiare in maniera più diretta dell'aumento dei prezzi, appunto perché hanno un'esposizione più pura alla materia prima e utilizzano quasi un effetto di leva, evitando il rischio di contango con cui invece ci esponiamo tramite futures e appunto tramite miners sia normali che small and mid cap si può accedere a questo tipo di mercato senza esporsi a troppi rischi operativi, finanziari e geopolitici. ANETF ha una suite abbastanza completa per gli ETF sul tema dell'uranio, appunto, 2 ETF e un ETC. 2 ETF, il classico Uranium Miners, quindi con i minatori di uranio, società che estraggono e, insomma tutto il ciclo dell'uranio, comprendendo anche appunto i player principali che sono Cameco, Kazatomprom, Sprott e Yellowcake, mentre anche un junior uranium miners, appunto proponiamo un junior uranium miners che è la strategia sorella, tra virgolette, del uranium miners normale, però senza le società estrattrici principali, quindi concentrandosi soltanto sulle small and mid cap. Inoltre c'è anche un ETC sul trust fisico di uranium, dell'uranio, appunto lo Sprott Physical Uranium Trust, che fornisce un'esposizione alla performance dell'uranio fisico, quindi molto interessante per completare la suite, appunto. Mhm. Grazie tanto Roberta per tutti questi insight riguardo all'uranio. Ora cambiamo un po' il tema e andiamo all'oro e specificamente a come possiamo custodirlo in maniera sicura, dato che ci sono molti investitori che non sanno veramente dove è custodito questo metallo giallo. Allora, che ci puoi raccontare di dove sta l'oro custodito e perché è importante saperlo? Assolutamente un'ottima osservazione in questo contesto geopolitico, appunto perché la localizzazione dell'oro è diventata cruciale, no, in questo momento storico per vari motivi geopolitici ed economici.
insomma, in seguito alle tensioni internazionali, la volatilità dei mercati e i rischi normativi, è molto importante sapere dove è detenuto l'oro fisicamente. Appunto è uno scenario che richiede di sapere dove sia tenuto l'oro fisicamente, non soltanto per non esporsi a rischi di furti e imprevisti, bensì anche per diversificare. Diciamo che è molto importante avere giurisdizioni stabili con custodi affidabili, ad esempio la Royal Mint in Inghilterra, la zecca di Stato britannica, appunto per diminuire il rischio di accesso limitato, problemi legali e operativi. E collegato con questo, quanto è rilevante oggi non soltanto avere oro in portafoglio, però anche a diversificare la sua custodia? Esatto, è molto importante e diciamo che la diversificazione della custodia è fondamentale. Non si tratta soltanto di sicurezza fisica, ma anche se ovviamente è importante avere l'oro fuori ecco, protetto da furti o imprevisti, ma è importante anche per la gestione del rischio geopolitico e normativo. Dunque, avere l'oro in un unico paese o in una sola banca espone a molti rischi potenzialmente di restrizioni su movimenti di capitale o di cambi di regolamentazione. Inoltre, diversificare la custodia permette di mantenere la liquidità e la flessibilità. Dunque, poter accedere rapidamente ai mercati internazionali può fare una grande differenza sia in contesti di volatilità che di opportunità improvvise. Mh-mh. Infine, ci sono molteplici modi di soluzioni, appunto, di custodia dell'oro. L'oro fisico allocato in caveau, assicurati, oro digitale, gestito e garantito da oro fisico, ETC, ETF sull'oro e così via, ognuno con i propri vantaggi e rischi. Ma appunto, come avevi menzionato Teresa, il punto chiave è proprio pensare che non solo a possedere l'oro, bensì di gestirlo in modo sicuro, efficiente, strategico e detenerlo sotto diverse forme. Mh-mh. Molto interessante, grazie Roberta. E volevamo anche parlare con te di un tema che già hai menzionato prima, il Royal Mint Responsibility Source Physical Gold ETC, perché offre un'alternativa al di fuori del sistema finanziario tradizionale. Potresti spiegarci un po' che cosa è e quali sono i vantaggi? Assolutamente Teresa e complimenti per aver menzionato l'ETC in modo seamless, senza problemi, perché è davvero un nome lungo. Come Lo è, lo menzionavi, è il, vero. il Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC è un po' diverso diciamo, dagli altri ETC sull'oro per appunto il primo motivo è la custodia, che come menzionato è detenuto nella Royal Mint, quindi la zecca di Stato britannica, e permette di avere accesso all'oro fisico in modo semplice e sicuro, senza passare, diciamo, dal sistema finanziario tradizionale. Quindi il LBMA, cioè la London Bullion Market Association, bensì, come sappiamo, l'ETC è quotato in borsa, quindi si può comprare e vendere in modo molto semplice. Inoltre, la detenzione diretta appunto è molto interessante, ma anche il responsible sourcing, quindi il fatto che l'oro provenga da fonti certificate e sia anche riciclato. Il 51% dell'oro nell'ETC è appunto riciclato e questo è molto importante, ha sempre guadagnato, diciamo, trazione di mercato anche da parte di investitori istituzionali, soprattutto recentemente. Roberta, allora finora abbiamo parlato di dove è l'oro, però un altro tema molto importante è la sua tracciabilità. Potresti spiegarci perché è importante per un investitore professionale sapere l'origine dell'oro? Assolutamente Teresa, è un punto molto interessante e rilevante tanto quanto la localizzazione dell'oro. Appunto la tracciabilità è fondamentale per gli investitori, soprattutto professionali, perché non si tratta soltanto di garantire l'autenticità del metallo, bensì anche di verificarne la provenienza etica e legale. Quindi si vuole evitare di essere legati a miniere in cui l'oro
appunto ha motivi controversi e ci sono conflitti, si vuole evitare lo sfruttamento del lavoro e soprattutto anche danni ambientali. E dunque è una caratteristica che gli investitori istituzionali hanno sempre richiesto, anche se recentemente c'è stato ancora più interesse sulla tracciabilità e la provenienza dell'oro, proprio perché permette di mitigare anche i rischi legali, reputazionali e finanziari. Inoltre vediamo un'attrazione di mercato crescente verso soluzioni di olio tracciabile e responsabile, spinta sia dalle regolamentazioni sia dalla domanda di investimenti sostenibili. Mhm. Dunque, in sintesi, conoscere l'origine dell'oro non è soltanto una questione etica, ma un vero e proprio elemento strategico e centrale per gli investitori professionali. Grazie tanto Roberta. Ora cambiamo argomento per un'ultima volta e parliamo degli Indian Magnificent 8, perché dopo tanti anni dominati dai American Magnificent 7 sembra che queste aziende indiane stiano guadagnando ogni volta più momentum. Quindi la domanda è che cosa fa diventare l'India e più specificamente i Magnificent 8 indiani una barriera così interessante per gli investitori globali? Esatto, grazie mille della domanda. È un settore molto interessante e il settore tecnologico soprattutto appunto, no, nell'emerging market, nel mercato emergente in questione indiano. Dunque, diciamo l'espansione è trainata sia da una popolazione giovane, ma anche esperta di tecnologia. Inoltre ci sono altri fattori molto determinanti nella crescita, appunto, che sono la rapida urbanizzazione e la crescente diffusione di internet. È un ambiente dinamico, appunto, orientato al consumatore, che sta creando un terreno molto fertile per la crescita di aziende ed imprenditori innovativi. Anche questo rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori che puntano sui titoli tecnologici indiani. Per citare giusto due numeri, a metà del 2024 gli utenti di smartphone erano già 650 milioni e gli utenti di internet superavano già i 950 milioni. Dunque sottolineiamo proprio il vasto potenziale del settore. Mhm. Grazie al forte sostegno del governo indiano attraverso iniziative come Digital India, Startup India, eccetera, anche le startup tecnologiche stanno prosperando, evidenziando anche un'ulteriore probabilità di IPO in arrivo. Dunque, per gli investitori che desiderano diversificare i propri portafogli, noi di ANETF riteniamo che il settore internet dei mercati emergenti sia promettente. L'India in particolare potrebbe rappresentare un rifugio sicuro nella tempesta, tra virgolette, con le magnifiche 8 che citavi precedentemente, Teresa, Mhm. appunto che rappresentano una manciata di titoli tecnologici ad alta crescita. Mhm. Sono aziende molto all'avanguardia nell'innovazione e offrono prodotti unici che soddisfano appunto un cambiamento della middle class, della classe media indiana. Molto interessante Roberta, e da un punto di vista dell'investitore professionale europeo, quali sono i vantaggi strategici di guadagnare esposizione a questi Magnificent Eight indiani, il settore tecnologico indiano, se lo compariamo con il settore per esempio americano o il cinese? È molto diverso rispetto al settore sia cinese che americano. Prendiamo il punto di vista appunto dell'investitore europeo che ha un'esposizione al tech indiano, diciamo ha tutta una serie di vantaggi strategici rispetto a Stati Uniti e Cina. Negli Stati Uniti, come ben sappiamo, con i Magnifici 7, il settore è già molto concentrato appunto con questi grandi colossi e anche le valutazioni sono piuttosto elevate. In Cina, d'altro canto, il potenziale di crescita resta molto alto, ma sappiamo bene che l'incertezza politica è sempre dietro l'angolo e anche i rischi appunto dei regolatori. L'India dunque si colloca in una posizione intermedia, in un mercato in forte espansione, una popolazione giovane, la rapida digitalizzazione e l'adozione tecnologica, tutto che cresce a ritmi elevatissimi, inoltre con gran parte di questa crescita trainata dalla domanda interna, quindi si pensi ai pagamenti digitali, all'e-commerce, al fintech e così via,
quindi esposte a meno tensioni globali. Dal punto di vista valutativo anche molto interessante perché le società tech indiane non sono a discount, a sconto, ma il potenziale di crescita quindi resta molto significativo. Mhm. Infine, l'allineamento geopolitico dell'India con l'Europa e con gli Stati Uniti la rende un mercato percepito come molto più sicuro rispetto alla Cina e anche più prevedibile. Dunque, per l'investitore europeo il tech indiano in questo momento rappresenta una scommessa su un ecosistema in accelerazione, con rischi più legati all'execution aziendale e a fattori piuttosto che a fattori macro o geopolitici, appunto. E sembra che, al contrario che la Cina, l'India ha preso un approccio un po' più favorabile agli investimenti stranieri. E come pensi che questo favorisce la visione che hanno gli investitori stranieri riguardo a questo paese, in particolare al settore tech? Assolutamente un punto cruciale come l'India si sia posizionata rispetto alla Cina, diciamo, sia nel settore tech, ma nei mercati più ampiamente, diciamo. Quindi, a differenza della Cina, l'India ha adottato un approccio molto più favorevole e aperto nei confronti degli investimenti esteri, soprattutto nel settore tecnologico in questione. E diciamo che questo ha due conseguenze fondamentali per gli asset manager. Sul lungo periodo è avere una visibilità. Dunque il governo indiano sta costruendo un ecosistema che favorisce l'ingresso di capitali esteri, sia attraverso regolamentazioni molto più chiare rispetto a quelle che erano state messe precedentemente, ma anche con incentivi alla digitalizzazione. Questo crea un quadro normativo più stabile che riduce l'incertezza e rende più semplice l'allocare capitale in modo efficiente, anche da parte di aziende ed esteri. Da un punto di vista geopolitico, in secondo luogo, l'India è percepita come un partner strategico per l'Europa e per gli Stati Uniti, dunque il rischio di frizioni politiche e regolatorie improvvise, come invece abbiamo largamente in Cina, è decisamente più contenuto. Questo aumenta la fiducia degli investitori istituzionali che possono guardare all'India come un mercato emergente, ma con un livello di rischio percepito più basso rispetto ad altri paesi asiatici. Dunque, per un asset manager questo significa poter offrire esposizione a un mercato tech in rapida crescita con una base domestica enorme, ma senza la stessa incertezza regolatoria che ha caratterizzato la Cina, ad esempio. Mhm. Proprio questa è un'ottima combinazione, secondo noi, per una crescita strutturale e stabilita relativa che rende l'India oggi particolarmente attraente. Grazie tanto Roberta per tutti questi insight. Questa era la nostra ultima domanda. Da parte di Rankia Pro io ti voglio ringraziare per stare oggi qui con noi perché sappiamo che sei stata un po' ammalata pure, quindi grazie tantissimo per trovare il tempo e per accettare questa proposta di intervista. Grazie a tutti gli investitori che ci stanno vedendo. Come sempre non dimenticatevi di condividere questa intervista su LinkedIn e di seguirci nel social media. Alla prossima!